Ciao e benvenuti a Pillole di Python. Tutti noi sappiamo cosa sia un dizionario. In Python un dizionario è una collezione di informazioni basata su chiavi diverse, particolarmente efficiente e utile. Vediamo come si usa. Via! Un dizionario è come un elenco, una lista, ma più generico. In una lista gli indici di posizione devono essere numeri interi. In un dizionario gli indici possono essere più o meno di qualsiasi tipo. È possibile pensare a un dizionario come una correlazione tra un insieme di indici, chiamati chiavi, e un insieme di valori. Ogni chiave viene associata ad un valore e l'associazione è chiamata appunto coppia chiave-valore o talvolta semplicemente elemento. Ad esempio, costruiremo un dizionario che associ parole inglesi e italiane, dove quindi le chiavi e i valori saranno tutte quante stringhe. Per creare un dizionario vuoto è possibile utilizzare la funzione dict. Le parentesi graffe rappresentano un dizionario vuoto. Per aggiungere elementi al dizionario è possibile usare le parentesi quadre. Questa linea crea un oggetto che associa la chiave one al valore 1. Se visualizziamo nuovamente il dizionario, vedremo una coppia chiave-valore con due punti tra la chiave e il valore. Questo formato di output è anche un formato di input. Ad esempio, è possibile creare un nuovo dizionario con 3 elementi. In generale, l'ordine degli elementi in un dizionario è imprevedibile, ma questo non è un problema, perché gli elementi di un dizionario non sono mai indicizzati con indici interi. Invece vanno usate le chiavi per cercare i valori corrispondenti. Vediamo come. La chiave to si associa sempre al valore 2, in modo che l'ordine degli oggetti non abbia importanza. Tuttavia, provando a visualizzare una chiave non presente nel dizionario, si ottiene un'eccezione. La funzione len può essere utilizzata sui dizionari e restituisce il numero di coppie chiave-valore, cioè degli elementi. L'operatore in lavora sui dizionari. Dichiara che se quello che cerchiamo è una chiave del dizionario, la risposta è true, altrimenti, se la chiave non è nel dizionario, la risposta sarà false. Attenzione che questo sistema controlla le chiavi e non i valori. Per vedere invece se qualcosa risulta come valore in un dizionario, è possibile usare il metodo values. Values restituisce i valori come un elenco o una lista e successivamente si utilizza l'operatore in all'interno della lista. Vedremo nella prossima puntata le differenze principali fra liste e dizionari. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.